Bene. Buona serata, e abbiamo questo secondo momento. Ieri sera abbiamo sviluppato il tema della santità di Zatti, anche con tanti elementi di attualità. Questa sera entriamo, direi, in un aspetto che lo caratterizza, no? Come buon samaritano, che è anche l'icona biblica che accompagna la sua liturgia. Ecco, vederlo questo esercizio di carità verso i malati, i medici, gli infermieri, un po' tutta una comunità che lui costruisce dentro questa realtà dell'ospedale. Il cortometraggio che è stato preparato, come avete visto, presenta un momento molto drammatico della sua vicenda, che è il momento intorno, siamo alla fine degli anni 30, inizio anni 40, dopo 50 anni che questo piccolo ospedale San José funzionava, prima col padre Vasio Garrone, poi sotto la direzione di Artemide Zatti, di fatto deve essere demolito per lasciare il posto alla nuova casa del vescovo di Viedma, e l'ospedale viene trasferito fuori dalla cittadina in una zona più rurale. Questo, come avete visto dal film, rappresenta un momento molto drammatico nella storia di Zatti, anche interiormente per tutto il contesto che si era creato. Però nello stesso tempo, come abbiamo visto, fa vedere che dentro anche a tutto questo sconvolgimento, ecco, lui mantiene una rotta proprio di fede. L'ospedale e Zatti sono un binomio inscindibile. Pensate che quando rispondeva al telefono rispondeva Zatti Hospital, quindi immaginatevi Zatti Hospital, era un ospedale, quello che era l'unico ospedale di tutta la Patagonia, quindi vuol dire 2000 chilometri. Immaginatevi poi se avessimo qui un ospedale per 2000 chilometri, ecco. E lui vive la sua vocazione, la sua missione in questa profonda collegamento con questa realtà che dal 1913 poi fino alla sua morte, ecco, sarà il luogo anche della sua santificazione. È interessante che lui era un infermiere cresciuto soprattutto alla scuola del padre Evasio Garrone, e poi attraverso tutta un'esperienza che lo ha anche qualificato in pratica per 48 anni, quindi tutta una vita dedicata a questa missione, che, come dicevo un po' anche ieri sera, va capita. Uno si chiederebbe, un salesiano, l'ospedale, l'infermeria, come si giustifica? Si giustifica proprio per l'esigenza di dare una risposta a un bisogno reale, perché non c'era nessun ospedale in tutta la Patagonia, e quindi già Cagliero, che era un grande missionario, un po' il capo spedizione, aveva intuito che questo era un'esigenza imprescindibile, anche per i missionari stessi e per tutte le persone che erano bisognose. È interessante che nei processi dicono che Zatti curava i malati con santa vocazione, cioè il servizio ai malati per lui non era solo un servizio, ma era anche una missione, era una vocazione, era una chiamata, e l'abbiamo visto anche nell'incontro qui nel film. Questa suora Antonietta sarebbe Antonietta Böhm, che è una serva di Dio. Chiaramente poi il film un po' non è tutta realtà, però lei era presente soprattutto nella parte finale della vita di Zatti, quando Zatti muore, e comunque l'ha conosciuto personalmente, come anche avete visto Zeffirino Namuncurà. Quindi c'è anche tutto questo incrocio di storia, di santità, proprio di quel contesto dell'America Latina e dell'Argentina in particolare. Dicono i testimoni che, per quanto ne so, il signor Zatti, essendo uomo già maturo e già formato, non aveva trascurato la sua cultura generale nelle sue conoscenze di infermieristica e di farmacista preparatore. Cioè voleva dire che accanto alla passione per i malati, Zatti ha anche una competenza.
E poi c'è la terza caratteristica, che secondo me sono le tre caratteristiche che qualificano un esercizio autentico di ministero, usiamo questa parola. Sono la passione, tu devi avere la passione quando fai qualcosa, se non sei appassionato manca il fuoco. Secondo, una competenza, perché se sei impreparato, se non sei qualificato, non serve. Ma terzo, una capacità di relazioni. Sono tre, diciamo, registri molto importanti questi, che riguardano un po' ciascuno di noi. Poi nello specifico Zatti l'ha esercitato dentro, Zatti ospita dentro un contesto che non era solo, come avete visto, il contesto dell'ospedale. La bicicletta era uno strumento fondamentale, che poi si fermerà alla mostra, che è molto bella, a mio avviso è una delle cose anche più belle che sono state fatte per la canonizzazione, perché c'è un progetto dietro questa mostra che gioca sulle tre parole chiavi, credetti, promisi, guarì, che sono i tre colori che vedete, e poi se notate ci sono tutto il richiamo della bicicletta col suo valore simbolico, le ruote, il manubrio, il freno, la catena, a indicare le dinamiche che accompagnano ogni percorso formativo, educativo, pastorale e quant'altro. Quindi questo aspetto è interessante, cioè Zatti si qualifica per una passione che è il frutto di una vocazione che ha maturato sulla sua pelle, perché lui viene da un'esperienza di grave malattia quasi mortale, la tubercolosi. Nello stesso tempo si qualifica dentro una professionalità che è quella dell'infermiere e di farmacista, addirittura farmacista a preparare i farmaci, c'era anche, come erano le vecchie farmacie, se vi ricordate, no? Con tutti questi contenitori dove i farmacisti preparavano i medicamenti. In terzo luogo, che poi sottolineeremo, la sua capacità relazionale. Nelle testimonianze si dice che l'ospedale era un santuario, bellissima questa espressione, l'ospedale era un santuario, era una locanda del buon samaritano, perché veramente lì c'era un'accoglienza dei poveri, degli scartati, di quelli che non contavano. Avete visto nel filmato quella ragazza, una donna con la bambola che ogni tanto corre? Sta qui era una di quelle che gli ha dato più problemi, perché era proprio un po' squinternata. L'avevano trovata nella selva là, che viaggiava un po' in una forma quasi animalesca, non ha mai detto una parola, non ha mai parlato. Sapete l'unica parola che ha detto? Quando Zatti è tornato dall'Italia, che era venuto per la canonizzazione di Don Bosco nel 1934, quando ritorna a Viedma, all'ospedale, là tutti lo aspettavano come il Messia che ritornava, e questa qui è la muta, dice Zatti. Ecco, l'unica parola che ha detto in vita sua, bellissimo, Zatti. E l'altro che gli ha dato problemi era quello là, che vedrete poi nella foto in basso, il Cabessin, che era un idrocefalo, che aveva una testa enorme, no? E anche qui gestire questi casi non era facile. Ecco perché quando viene a Torino per la canonizzazione, lui visita il Cottolengo e si lascia ispirare anche da questa carisma, da questa capacità di attenzione anche alle persone più debilitate, più esposte anche a una vulnerabilità. E quindi dentro a questa situazione lui agisce sempre con tanta autodominio, governa sempre con dolcezza, rispetto e gioia. E questo non solo verso i malati, ma anche verso i medici, verso gli infermieri. Ecco, voleva che regnasse la pace dentro questa realtà, la pace tra le persone, no? E non era sempre facile. L'equipe dei medici che coadiuvano, che hanno la direzione dell'ospedale, tante volte erano medici atei, massoni, anticlericali, eppure un po' alla volta lui col suo stile, con la sua bontà, ecco, riesce davvero anche a farseli amici e a conquistarseli. E quindi
ha proprio incarnato questa parabola del buon samaritano verso uomini, donne, grandi, piccoli, sani e malati. Era solito dire: a volte ti può capitare uno con una faccia simpatica, altre volte uno antipatico, però davanti a Dio siamo tutti uguali. Come infermiere seguiva bene tutte le norme di sanità e di igiene, aveva una buona cultura, una buona esperienza, sapeva che quello che doveva fare e anche i limiti delle sue competenze. Sono tutti aspetti interessanti. Non era uno che andava oltre, no? Si consigliava, non faceva mai cose senza aver parlato con i medici, con i responsabili. Quindi era molto saggio nel suo modo di agire, nell'esercizio della sua professionalità. E quindi questo l'ha sempre fatto apprezzare da tutti e anche un grande punto di riferimento. Accanto a questo sapete che poi c'era il grande problema, l'avete visto anche nel film, quando Zatti usciva col camice in bicicletta, lui si muoveva sempre in bicicletta, poi vedremo il perché, lì c'è un bel cartello che quella foto là sotto, perché la bicicletta per lui era il mezzo di incontrare le persone. Non ha mai voluto la macchina, proprio perché la bicicletta gli permetteva il contatto personale, quella parola, quel saluto, quel consiglio, ecco, quell'intervento che faceva bene al corpo e all'anima nello stesso tempo. Però nello stesso tempo lui aveva il grande problema di tenere vivo questo ospedale, perché tutta questa gente che era ricoverata non dava nulla, erano poveri. Avete visto anche alcune scene che richiamano questa estrema povertà. Allora, quando lui usciva vestito bene era perché andava a cercare soldi. Quindi sapevano già, se in bicicletta era col camice stava andando a fare visite domiciliari, se usciva con bene, in ordine, andava a cercare soldi. E lui diceva: Signore, non ti dico di darmi soldi, dimmi dove sono che io vado a prenderli. E aveva le sue strategie anche col Padre Eterno. Ecco. E quindi era ricercato davvero come una benedizione. Molto bella la scena del film dove la mamma chiede la benedizione per il figlio. La vita di Zatti diventa una benedizione, cioè anche un dire bene, cioè un ridare quella speranza, quel senso della vita che è fondamentale, cioè mentre cura il corpo guarisce l'anima. È interessante che è un salesiano laico che fa questo, e quindi c'è tutto un ministero educativo che è un ministero di salvezza, che è un portare la gente all'incontro con Dio. L'abbiamo visto nella scena del ragazzo che muore, quanta gente lui ha preparato alla morte. Pensate all'attualità di questo tema in un contesto dove oggi la morte è privata dell'umanità tante volte. Abbiamo visto il dramma della pandemia, quanta gente che è morta in solitudine, in abbandono. Ecco, la figura di Zatti ci restituisce una dignità del vivere e del morire, che non è secondaria, che non è di poco conto. Una cosa molto bella che la conferenza episcopale dell'Argentina l'ha proclamato patrono di tutti gli infermieri. Sono segni molto forti questi, perché fanno vedere che la santità ha una rilevanza non solo ecclesiale, ma anche sociale e civile, anche culturale. E non so già quante cappelle negli ospedali sono state dedicate a lui, a indicare proprio che queste figure poi entrano nel vissuto delle persone. Tutto questo Zatti l'ha fatto con cuore salesiano. Ricordavo ieri sera, e anche mi pare all'omelia di lunedì, che quando lui venne in Italia andò anche al Colle Don Bosco, e proprio un coadiutore che molti hanno conosciuto, il signor Sante Simeoni, che è mancato poco tempo fa, è andato a cercare nei registri dei visitatori al Colle nel 1934, quando appunto ci fu la canonizzazione di Don Bosco, e il 18 marzo nel registro trovò la firma di Artemide Zatti.
coadiutore Artemide Zatti, missionario salesiano nella Repubblica Argentina. Beh, è interessante come lui si definisce, missionario salesiano. Lui di per sé non era un missionario come lo pensiamo noi, ma lui viveva la sua vocazione con spirito missionario. E Zatti ha realizzato uno dei ricordi che Don Bosco diede qui nella Basilica ai missionari che partirono per la prima spedizione l'11 novembre del 1875, capitanati appunto da Don Giovanni Carriero. È una cosa interessante questa, perché Don Bosco ai missionari, guardate cosa dice in uno dei ricordi: prendete cura speciale, noi diremmo dei ragazzi, e invece no, prendete cura speciale degli ammalati. Quindi è proprio nella fedeltà delle direttive del padre fondatore qua. Poi dice dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri. Cioè lui ha realizzato questo mandato di Don Bosco, ecco perché si firma missionario salesiano a Viedma. Là dove Dio ti semina tu devi esercitare una missionarietà. E che cos'è la coscienza? Che non è una cosa tua, ma che tu sei mandato. E questa era la consapevolezza frutto di un discernimento vocazionale che l'ha pagato sulla sua carne. Perché la maturazione della sua vocazione salesiano, coadiutore, infermiere, è il frutto di tutto un processo segnato dalla malattia, dalla prospettiva della morte, dal discernimento del padre Cavalli, poi del padre Garrone, dell'accompagnamento della famiglia, delle circostanze. Ecco, Dio ci parla dentro tutto un intreccio di dinamiche. La storia di Zatti è stupenda da questo punto di vista. Questa mostra è eccezionale, vi assicuro. Non l'ho fatta io, quindi non ho alcun merito. Ma se uno la legge bene, per me ha una prospettiva di una ricchezza di contenuti notevole da far conoscere, da presentarla, anche perché va un po' presentata. Uno se non passa via, e vabbè, ma è come se uno entra al museo, se non hai nessuno che ti dà due dritte rischi di non valorizzare nulla, no? E il sottotitolo, vedete, il paradiso per una bicicletta. Ecco, questo tema della bicicletta che c'è anche nel libro che io ho scritto, no? Il paradiso in bicicletta, cioè è una simbologia bellissima della sua vita, perché la bicicletta dice la fatica, però dice il dinamismo, la dinamo, la luce, il freno, cioè tutte quelle dinamiche che caratterizzano ogni esistenza umana. E Don Bosco nel ricordo conclude dicendo: prendete cura speciale, quindi la compassione. Malati, fanciulli, vecchi e poveri, le avute tutte queste categorie. Guadagnerete la benedizione di Dio e la benevolenza degli uomini. Ecco, bellissimo, cioè dentro questa compassione, dentro questo esercizio di carità, ecco, tu fai l'esperienza di Dio. E qui cos'è, dicevo, un aspetto fondamentale, anche questo credo fosse da riscoprire, è la provvidenza. Zatti ha fatto tutto quello che ha fatto perché credeva nella provvidenza. E avete visto, andava nelle banche, lui era sempre in debito con le banche, ma poi diceva: no, non preoccuparti che io prima o poi te la pago il debito, e veniva sempre pagati, no? E c'era sempre questa preoccupazione perché lui aveva i debiti, ma poi riusciva in qualche modo sempre ad aggiustarli. E come abbiamo visto poi questa passione educativa, questa missionarietà, lui l'ha esercitata proprio con una grande prospettiva di fede. Colpisce molto questo, per me è uno di quelli in cui ho riscontrato di più questa capacità di riconoscere, lo dice anche la colletta della sua messa, e servire Gesù nei fratelli. Quante espressioni, qui ne abbiamo sentita una: sorella, porti un vestito per un Gesù di 3 anni, diceva un'altra: preparate un letto per un Gesù di 40 anni. C'è interessante questa capacità di riconoscere la presenza di Cristo nelle diverse situazioni delle persone
che arrivavano. Una volta i superiori gli hanno detto: ci raccomandi Zatti, non più di 80 degenti all'ospedale. E lui dice agli ispettori: e se l'81esimo fosse Gesù, lo mandiamo via? Cioè lui aveva tutto il suo modo di vedere, di fare, di valutare, che noi diremmo: sto quello è un po' così, ma poi vedremo cosa fa un po' alla volta Zatti. Questo è fortissimo. Vi assicuro che questo è l'aspetto che negli ultimi anni, accompagnando le cause, è la cosa che mi sta toccando di più. Cioè, dove sta la figura poi di santità? Dove sta l'efficacia? Sta nel fatto non solo delle cose che hanno fatto, ma come cambiano le persone che entrano in contatto con queste figure. Questa è una cosa impressionante. Cioè, chi entra in contatto con questi uomini, con queste donne, cambiano vita. E questa, guardate, che è una prospettiva educativa, perché la vera educazione non è solo dare cose, prestare servizi, che pure ci vogliono, ma è se tu non raggiungi poi le dinamiche di pensiero, di scelta, di orientamento delle persone, tu non tocchi la vita degli altri. E questo ci interpella moltissimo. Io posso fare scuola, posso fare oratorio, catechismo, ma non basta che faccia delle cose. E dentro queste cose come vado a toccare le dinamiche profonde della vita. Se no si rimane a un livello emozionale o di cose anche belle, ma che non diventa ritmo vitale di cambiamento profondo della persona. E questo ci interpella tantissimo. Ecco, Zatti ci restituisce questa capacità di entrare in profondità anche nella vita degli altri. E abbiamo già sottolineato proprio questo aspetto della bicicletta, che diventa un po' il simbolo di una vita, questi giri instancabili, questa capacità di incontrare le persone. Ecco, in questo lento procedere, ecco, esprime però anche il dare spazio, tempo all'accoglienza. Una caratteristica che mi ha colpito leggendo gli atti processuali, come lui dedicava tempo ad ascoltare la gente che arrivava all'ospedale. L'avete visto un po' anche in qualche scena, cioè lui dava molto tempo in modo che la gente potesse aprirsi, potesse dire. E guardate che questo era già una medicina, perché il fatto che le persone possano aprirsi, confidarsi, raccontarsi, ecco, diventa già una liberazione, diventa già una terapia, no? Attraverso questa capacità di ascolto, che diventava anche una capacità di accoglienza, una capacità, ecco, di entrare nella vita dell'altro. Un altro tratto che ha caratterizzato un po' tutta la sua canonizzazione sono le 3 parole che anche qui scandiscono la mostra, no? Credetti, promisi, guarì. Poi quando faremo il giro ci sono le spiegazioni. E anche qui interessante queste 3 parole. Credetti, perché? Perché Evasio Garrone aveva una fama di un uomo che credeva Maria ausiliatrice e che il Signore lo avrebbe ascoltato. Quindi lui crede sulla testimonianza di fede di un salesiano che è la sua guida spirituale. E qui c'è l'aspetto generativo della fede. Chi genera nella fede Zatti? Innanzitutto la sua famiglia. C'è quella foto là che è un capolavoro. Tutta la famiglia Zatti. C'è il papà, la mamma, vedete che nidiata di figli. Poi vedrete la foto da vicino, è spettacolare. C'è tutto un intreccio di mani, no? Per dire che c'è una catena dentro questa famiglia di affetti, di accoglienza. E il rapporto con la sua famiglia durerà tutta la vita. Pensate che con i fratelli, gli zii, i nipoti, sono nate 15 vocazioni in questa famiglia. C'è una generatività vocazionale, di fede, di famiglia, di matrimonio bellissima. È una fede quindi che lui impara dentro la storia della sua famiglia. È una fede che impara alla scuola di 2 grandi salesiani che erano cresciuti all'oratorio qui.
Io dico sempre ai salesiani, e facendo questa causa, insomma io ho seguito il miracolo, chiaramente non la beatificazione, ma il miracolo della canonizzazione, c'è una consapevolezza che io dico anche noi della famiglia salesiana dobbiamo avere. Noi di solito pensiamo le origini salesiane, Valdocco, Nurnese, noi non pensiamo mai Buenos Aires, Argentina, ma anche quelle sono le nostre origini. Perché tutta questa generazione dei primi missionari sono le origini. La missionarietà fa parte delle origini del carisma. Per cui quando parte, no, nel 75, Don Bosco vive ancora 13 anni. E quindi tutto questo mondo fa parte delle nostre origini. Io vi devo dire che andando a Buenos Aires rimani colpito dai luoghi, ci sono i luoghi santi salesiani anche lì. Per esempio, dicevo ieri sera, la prima parrocchia salesiana al mondo non è in Italia, è a Buenos Aires. E dove? Nel porto di Buenos Aires, che era il quartiere più malfamato, la Boca, no? Ed era la parrocchia degli emigranti italiani, perché loro è una famiglia di emigranti. E quindi il padre Carlo Cavalli, che era il parroco della parrocchia salesiana di Bahia Blanca, intuisce che questo giovanottone di 17-18 anni ha qualcosa di speciale. Allora se lo tira dietro nelle visite ai malati, nell'andare a fare delle commissioni, nei cammini di preghiera, e intuisce che c'è dentro un movimento di ricerca vocazionale. E poi ci sarà il padre Evasio Garroni. Promisi. Ecco, Promisi, che cosa promette Zatti? Che la mia vita ha senso se faccio qualcosa per gli altri. Interessante sta roba qua. C'è un promettere che nasce, che si misura dentro questa capacità di fare della tua vita un dono per gli altri. E poi guarì perché Dio aveva esaudito le preghiere del suo servo. Bellissime queste tre parole: credetti, promisi, guarì. E quindi la realtà che lo ha caratterizzato. E questo l'ha vissuto da salesiano laico, coadiutore. Anche questo è una maturazione molto interessante. Lui di per sé come aspirante, quando va aspirante alla casa di Bernal, voleva diventare prete. Poi sapete che si ammala assistendo un prete giovane colpito da tubercolosi, e quindi di punto in bianco vede crollare tutto un sogno. C'è il tema del sogno che viene fuori anche quando Zeffirino, perché anche Zeffirino voleva fare qualcosa per il suo popolo, poi morirà giovanissimo a Roma, 19 anni. Zatti invece, attraverso anche un intervento provvidenziale dall'alto, ecco, guarisce e sente che Dio lo chiama a vivere da salesiano laico nell'esercizio di una carità nel mondo della sanità, nell'attenzione ai poveri, agli ultimi, ai malati. E quindi la prima medicina che lui mette in gioco è se stesso. È una medicina salutare perché lui per primo è stato salvato da qualcuno, perché lui si è sentito curato da qualcuno, perché lui si è sentito amato da qualcuno. Dicevo nell'omelia di lunedì che la compassione di Zatti nasce dal fatto che lui ha fatto l'esperienza della compassione di Dio. E guardate che la compassione è qualcosa di profondo. A livello biblico la compassione richiama le viscere materne. C'è un aspetto di generatività. Quindi lui, attraverso l'esperienza della malattia, dell'accompagnamento, dell'intervento dei suoi familiari, del padre Cavalli e del padre Evasio, si sente rimesso al mondo. E quando tu ti senti salvato, senti che la vita non ti appartiene più, ma che devi giocarla dentro una dinamica di dono di te stesso. Questo è fortissimo, Nella misura in cui noi facciamo l'esperienza che la vita ci è stata donata, tu la metti in gioco, perché non hai altra chance, non hai altra possibilità. Ecco, poi vorrei passare verso così a due
ultime sottolineature, che è la sua capacità relazionale. Ho detto, ecco, un uomo che ha una grande passione, perché è un uomo che ha sperimentato la compassione di Dio, è un uomo che ha una professionalità, perché come infermiere lui all'inizio si occupa di questo, diventa anche responsabile della farmacia, poi consegue il titolo di idoneo in farmacia presso l'Università della Plata e poi anche addirittura ottiene l'iscrizione di infermieristica ancora all'Università della Plata. Quindi ha una sua competenza, ma poi ecco l'altro aspetto che lo qualifica è la passione, la competenza e la relazionalità. E nella relazionalità vediamo due categorie di persone, certamente i malati, già detto, ma diciamo una parola con i medici e con gli infermieri, che poi gli infermieri erano quasi tutte infermiere, questi infermieri. Chiaramente tra i principali collaboratori dell'ospedale ci sono i medici, ed era importante perché il direttore dell'ospedale non era lui, ma era un medico, ci voleva anche una competenza e un'autorizzazione dal punto di vista legale. Zatti aveva la responsabilità organizzativa, amministrativa e infermieristica. E tenete presente che pur se l'ospedale era piccolo, c'erano diverse specializzazioni e competenze. E la sua capacità, interessante questo anche dalle testimonianze, sapeva così gestire questi medici che sapeva smorzare tutte le rivalità, le invidie che c'erano tra di loro, che non è poco, che non è poco. Per cui vedete che Zatti è un infermiere, ma non solo perché cura fisicamente, ma perché sa gestire un ambiente, questo è importantissimo. Il vero direttore sanitario era lui in fondo, cioè che sapeva, ecco, comporre i caratteri, le specializzazioni, i temperamenti non facili, tenendo conto che la maggioranza di questi medici, come dicevo, erano piuttosto miscredenti, qualcuno massone, qualcuno mangiapreti, quindi non era proprio così semplice. E qui è bellissimo ricordare i nomi dei direttori di questo ospedale: il dottor Riccardo Spuri, il dottor Francesco Pietrafaccia, il dottor Antonio Gumerzindo Sussini, il dottor Ferdinando Molinari, il dottor Pietro Ecei, il dottor Pasquale Attiglio, il dottor Giovanni Cadorna. Tutti questi deporranno al processo di beatificazione. Questo è interessantissimo. Cioè vuol dire che sta gente è stata toccata profondamente dalla testimonianza, dalla figura di Artemide Zatti. E soprattutto c'era il dottor Arostegui, che questo qui aveva un caratteraccio, che durante le operazioni poi un po' alla volta Zatti è riuscito a ammansirlo. Lui morirà, questo medico, prima di Zatti, ma prima di morire vuole che Zatti sia vicino a lui, lo fa chiamare. Tutti questi medici riconoscono che Zatti era sottomesso alle loro indicazioni, ma verso questi medici lui aveva un grande prestigio e una grande autorevolezza. Dice uno di loro, il dottor Sussini: tutti i medici, nessuno escluso, gli manifestavano affetto e rispetto per le sue virtù personali, per la sua bontà, la sua misericordia e la sua fede pura. Il dottor Pasquale Guidi dice: sempre corretto, seguiva le disposizioni dei medici. Ricordo che il dottor Arostegui, che era abbastanza contestatore, nervoso, quando ero presente durante un'operazione, a volte incolpava il signor Zatti dei suoi problemi, ma alla fine delle operazioni lo accarezzava e gli chiedeva scusa. Interessante, questo non è facile, non reagiva, ecco. E come abbiamo già detto, quando lui si ammala, questo medico un po' scorbutico, sarà solo Zatti che potrà visitarlo e accompagnarlo.
Un altro dottore, il dottor Molinari, testimonia: noi medici abbiamo avuto affetto, rispetto e ammirazione. Vedete che sono tutte qualità relazionali. Questo dice molto della santità di Zatti, perché è una carità che si declina in un contesto molto impegnativo come il contesto sanitario, che non è facile, sia nei confronti degli ammalati, dei medici. Sapete, pensate oggi quanti medici che vengono menati. È uno dei problemi che c'è oggi negli ospedali, e qui non è mai successo niente in 50 anni. Perché? Perché c'era il suo stile che riusciva a comporre caratteri, temperamenti diversi. Direi, sempre un medico, guardate cosa scrivono nel processo, non è che me lo invento io. Direi che i pazienti adoravano il signor Zatti e avevano cieca fiducia in lui. Un altro: con tutto il personale dell'ospedale, e qui c'è per me la definizione più bella, Zatti era un padre. Con il personale era un padre. Ecco l'aspetto generativo. Cioè hanno scoperto che questo qui li umanizzava dentro anche la loro professione. Tenete presente che molti di questi medici avrebbero poi potuto andare altrove, perché prendevano pochissimo dal punto di vista, perché lui non aveva grandi entrate, non è che lo Stato non è che gli desse chissà quali contributi, eppure rimangono, no? E lui ha sempre avuto un personale medico che l'ha accompagnato ed era un buon consigliere. L'ultimo tratto, ci abbiamo la conclusione. E ecco, no, prima di passare al rapporto con gli infermieri c'è un'ultima espressione molto bella che merita di essere citata. I medici collaboravano con l'ospedale in buona parte perché lì c'era il signor Zatti, con una, guardate cosa dicono, con una carità che trascinava i cuori. Sono i medici che danno queste testimonianze. E infine uno di loro, che era miscredente, testimoniò: quando vedo Zatti vacilla la mia incredulità. Ecco, quindi è interessante, no, tutta questa cosa qui. Credetti, promisi, guarì, non vale solo per lui, ma un po' alla volta porta anche gli altri a questa cosa qui. Per cui anche i medici imparano alla sua scuola a credere, a promettere e guariscono. Ecco, far guarire un medico non è poco, è come convertire un prete, e ce ne vuoi. Allora, arriviamo a Zatti e le infermiere. Dico le infermiere perché tutto il personale erano quasi femminile. È interessante, queste infermiere non beccavano un quattrino. Era tutto gratis et amore Dei. Perché? Perché la maggior parte delle infermiere erano state persone ammalate, che lui aveva curato. Vedete che le porta nella sua logica. Tu sei stata curata, guarita, e adesso tu cosa fai? Ti metti in gioco per gli altri. Ma addirittura arriva una cosa che non avevo scoperto finché mi sono messo a leggere, no, anche per fare il libro. Tra queste infermiere di fatto crea come un gruppo, noi chiameremmo oggi un istituto secolare, cioè fa fare come dei voti privati. Quando l'ospedale finirà, perché è morto lui, poi l'ospedale in pratica finisce, perché ormai hanno costruito l'ospedale regionale, statale, molte di queste infermiere diventeranno figlie di Maria Ausiliatrice. Interessante anche tutto questo percorso, no? Ecco, vocazionale. E qui anche le infermiere è interessante, c'è una frase di una di loro che dice: per noi Zatti era tutto. Era tutto, perché le aveva rimesse in gioco. Pensate, queste donne che arrivavano talvolta con storie anche familiari o di sofferenze, di violenze, di abbandono. Ecco, per cui l'ospedale veramente era un santuario di rigenerazione anche umana, fisica, psicologica, che lui sapeva gestire. Anche questo dice la maturità di questo uomo. Le infermiere erano anche loro professionalmente preparate.
Poi c'erano quelle che aiutavano in cucina, perché poi immaginate, per andare avanti in ospedale ci vuole chi fa la cucina, chi lava, chi stira, chi pulisce. Immaginatevi cosa vuol dire, no? Con tutto questa cosa qua. E certamente era lui soprattutto che le formava. È interessante anche questo aspetto qui, le formava sul campo, no? Per cui lo accompagnavano nell'assistenza agli ammalati e lui con la sua esperienza, la sua professionalità, un po' alla volta le ha formate così, attraverso, ecco, l'esperienza concreta. Erano giovani buone ma povere e che appunto lui un po' alla volta aiutava anche a sistemarsi nella vita. Come dicevo, alcune si fermavano un periodo, poi facevano altre scelte, però tutto questo ha sempre garantito una presenza. Zatti quindi si prepara, si prende la responsabilità di prepararle professionalmente, ma ne cura anche la formazione spirituale. Vennero per cui a costituire un gruppo proprio di una congregazione senza voti ufficiali, ma che, animate da lui, facevano come l'esercizio concreto della carità nel servizio dei poveri. E Zatti dava tutto il necessario per la vita, come dicevo non le pagava, però le sosteneva e quando volevano andare gli dava quello che è necessario perché potessero poi fare altre scelte. Anche qui è molto bello, perché negli atti processuali abbiamo 13 nomi di queste infermiere, come i nomi dei medici anche le infermiere. Questo è bellissimo perché le relazioni non sono anonime, hanno un volto, hanno una storia, hanno un nome. Si chiamavano Noelia Morero, Teolodinda Acosta, Felisa Botte, Andrea Raffaela Morales, Maria Danielis, eccetera. E molte raccontano tutta la loro storia e come veramente Zatti è stato quel buon samaritano che le ha accolte nella sua locanda, se ne prese cura e le ha rimesse dentro il circuito della vita, della speranza. Dice una di loro: qui sono stata malata e poi ho iniziato a collaborare fino alla fine del 1944, quando mi sono trasferita all'ospedale regionale di Viedma. Zatti era molto amato e rispettato da tutto il personale e dai pazienti. Era il panno delle lacrime di tutti, cioè tutti andavano da lui a sfogarsi, ad aprire la loro anima. Non ricordo lamentele di alcun genere contro di lui. Qui c'è una frase fortissima, dice così, penso che ci proviamo arrivare alla chiusura. Quando Zatti entrava nelle stanze, sembrava che entrasse Dio stesso. Cioè, vedete, la presenza di Gesù. Lui diceva, no, mi dia un vestito per un Gesù, prepari un letto, ma era lui che diventava la presenza di Gesù. Ecco il buon samaritano, sappiamo che il buon samaritano è Cristo, ma lui si è configurato a Cristo buon samaritano. C'è la bellissima icona là in fondo che lo rappresenta proprio così. Non saprei come dirlo, per noi era tutto. Guardate che è lo stesso linguaggio che in qualche modo usavano i ragazzi dell'oratorio quando parlavano di Don Bosco. Cioè, che cos'è alla fine il fatto educativo? È qualcosa che ti genera alla vita, ma non solo la vita fisica, ma il senso della vita. È qualcosa che ti dà l'orizzonte di speranza. Non ho conosciuto particolari difficoltà. Da malata non mi è mai mancato nulla, né cibo, né medicine, né vestiti. Il signor Zatti si preoccupava soprattutto della formazione morale del personale. Ricordo che ci ha fatto imparare con lezioni pratiche, accompagnandole nei momenti in cui visitava gli infermi e dopo 1 o 2 volte ce lo faceva fare soprattutto coi casi più gravi. Ecco, quindi è bello proprio ricordare questo. Per noi Zatti era tutto, perché era il segno dell'amore di Dio. E grazie.